Now, we saw a bit of info on AI. How were the subtitles? I know they were not perfect. Sometimes I laughed a lot because it was translating very weirdly. The thing I like the most is when Francesco said l'AI, and instead of translating to the AI, it translated to the I. But this is AI for you. So now we have Davide Quino, which comes all the way from Barcelona, not in Spain. Not in Spain. It comes all the way from Barcelona, Pozzo di Gotto, which is though pretty far from here, I would say, just to hang out. So we're very thankful to him. And he's going to tell us about, he's a marvelous young man, young compared to me. And he's a very good 3D printer. He looks human, but he's a 3D printer. No, he's very skilled in 3D printing, AI, and a lot of other things, which I'm not going to list because he will tell you himself. And he's going to talk to us about from thought to the object. So how can we print in 3 dimensions without knowing nothing about 3D modeling? Buonasera a tutti, sono Davide, un appassionato di tecnologia e oggi vi riassumerò 2 anni di esperienza in circa 20 minuti. Possiamo dire che la stampa 3D è la tecnologia del futuro. Pensateci, all'interno di un metro quadro noi abbiamo quello che è l'effettivo di una piccola industria, la stessa tecnologia che viene utilizzata sulla Stazione Spaziale Internazionale ed è più facile da utilizzare rispetto a quello che voi possiate immaginare. Oggi non parleremo di tecnicismi, non parleremo come mettere supporti, qual è la temperatura migliore, ma parleremo soltanto quanto è facile stampare in 3D e soprattutto come potete utilizzare questa tecnologia per realizzare i vostri obiettivi e i vostri sogni. Cominciamo innanzitutto dallo sfatare la complessità dietro la stampa 3D. Nel 2025 noi possiamo affermare che stampare un oggetto in 3D è tanto facile quanto stampare un foglio di carta. Questo perché ormai i target delle stampanti non sono più professionisti, tecnici oppure architetti, bensì persone come noi, persone che vogliono costruire e creare. Per questo motivo il processo di stampa è stato semplificato così tanto. Tanto che possiamo letteralmente equipararlo a quello di una stampante normale. Come una stampante normale, noi prima carichiamo il materiale, nel nostro caso il filamento, troviamo quello che vogliamo stampare, lo carichiamo nel programma, che si chiama Slicer nel nostro caso, clicchiamo stampa e aspettiamo il risultato. Più semplice di così non si può. Mentre una stampante normale passa qualche secondo, nel nostro caso, come potete vedere là dietro, passa qualche oretta. Ovviamente non è sempre così semplice, in quanto in alcuni casi è necessaria una minima conoscenza, ma la buona notizia è facilissimo imparare. Tuttavia, noi non impareremo oggi. In contrasto, buona parte dei file che troviamo online sono già preimpostati per la stampa. Quello che ci spetta fare è soltanto cliccare un singolo tasto. Tuttavia, come stampare in 3D è solo parte del processo. Sapere come funziona una stampante è l'altra metà. Questa è una stampante FDM, o Fused Deposit Modeling, o, se non volete fare uno scioglilingua ogni volta, una stampante a filamento. È la stampante più accessibile, facile da utilizzare e soprattutto economica. Una stampante quasi professionale ormai costa intorno ai 300 euro. Ed è facilissimo capire come sfruttarla. Principalmente quando andiamo a guardare una stampante FDM noi andiamo a considerare 3 elementi. La bobina, l'estrusore e l'impianto. La bobina è importante perché è il materiale che utilizziamo e in base a quello che scegliamo possiamo ottenere maggiore resistenza al calore, all'acqua, agli urti, in base al tipo di materiale e caso che ci serve. Com'è che funziona? C'è l'estrusore, questa parte qua, che raccoglie il materiale tramite un ingranaggio che lo spinge verso la parte calda dell'estrusore, l'ugello. Quindi qua sotto. Quando l'ugello è vicino al piatto, lo va a sciogliere e lo va a depositare
sopra la superficie del piatto e tramite una serie di componenti chimiche, termiche e fisiche, il materiale aderisce alla superficie del piatto e dopo qualche oretta noi otteniamo il risultato finale. Tutto questo è controllato da una scheda, perché noi quando clicchiamo stampa, magicamente il programma crea un codice di migliaia di righe contenente tutte le istruzioni affinché la stampante possa lavorare in totale autonomia. Parliamo di posizione, velocità, accelerazione, decelerazione, retrazione, cose che onestamente non guarderemo mai perché non ci interessano e fa tutto quanto la macchina. Vi ho parlato quanto è facile stampare, come funziona la stampante, ma effettivamente perché dovremmo avere una stampante? Creare. Tutte le possibili motivazioni possono essere riassunte in creare. Noi, esseri umani, creiamo. Creiamo suoni, voci, pensieri, idee. E la stampante è un catalizzatore per creare queste idee. Generalmente possiamo dividerle in due categorie, che siano hobby e che siano business. Hobby è un qualcosa che vi appassiona, vi interessa guadagnare. Può essere qualsiasi cosa, modellismo, giardinaggio, cucina, strumenti musicali, decorazioni. Qualcosa che lo fate per la vostra gioia oppure per la gioia dei vostri amici. Business invece, voi volete portare valore e soprattutto volete guadagnare dal valore che portate. E potete farlo senza saper progettare in due modi. Creare qualcosa di nuovo o utilizzare qualcosa che esiste. Partiamo da utilizzare qualcosa che esiste. Questo è il progetto Enable. È una iniziativa no profit dove una serie di modellatori da tutto il mondo si sono riuniti per fare modelli open source accessibili a tutti per protesi per persone a cui gli mancano gli arti. Non solo mani, ma anche braccia, piedi, gambe, tutto quello che potrebbe servire a una persona che ha incontrato queste sfortune. La bellezza della stampa 3D è che mentre una protesi, anche una protesi fissa, dummy, che non si muove, può costare centinaia di euro, mentre una protesi 3D, come questa qua che vedete, che ha funzionalità quando la persona muove il polso, può costare per il produttore, ovviamente, non nel nostro caso, decine di euro. Questo non solo potrebbe essere ovviamente profittevole da parte vostra, ma soprattutto potreste contribuire socialmente senza saper progettare, offrendo il semplice servizio di stampa. Ma ovviamente noi siamo creatori, vogliamo costruire. E ovviamente qual è la soluzione migliore che utilizzare l'intelligenza artificiale? Tutti i progressi che vedete in ambito di generazione immagini, generazione video, mondi 3D, contribuiscono in questo ambito. Ovviamente non siamo arrivati al punto in cui l'IA può fare tutto quanto al posto nostro. Generalmente parti funzionali, quali parti di natura ingegneristica, non è di sua competenza, per il semplice motivo che non ha ancora quel livello di precisione per creare una parte di ricambio, una parte che va inserita in un contesto tecnico. Per quanto riguarda qualsiasi cosa estetica, è perfetta. Avete un'idea stupida da realizzare? Nessun problema, ci pensa lei. Seguendo questo semplice percorso. Innanzitutto, partiamo dal pensiero. Avete avuto un'idea? Perfetto. Successivamente, questa idea noi possiamo convertirla utilizzando un qualsiasi generatore di immagini. La trasformiamo tramite un altro software da immagini a 3D per poi concludere con la stampa. Vi mostro un esempio. L'altra sera, mentre facevo la presentazione, ho pensato, facciamo qualcosa di stupido. Generami l'immagine di uno schizzo di un cappello strano, ma fashion. Volendo, voi potete anche prendere uno schizzo orribile fatto sopra un tovagliolo e poi metterlo dentro ChatGPT e rielaborarlo. Io sono stato pigro e l'ho fatto direttamente generare a lei. Che cosa ho fatto successivamente? Sempre usando ChatGPT, gli ho domandato di farmi un render in 3D. Ora, non è effettivamente un render in 3D, ma è soltanto l'immagine di un render in 3D, in quanto questo qua non possiamo ruotarlo, non possiamo cambiare texture o altre cose, ma in ogni caso aiuta la IA successiva a capire meglio quello che fare. Questa è l'IA di MakerLab, del marchio Bamboo Lab. E caricando semplicemente il file,
Lui fa tutto quanto da solo. Ha capito, cosa che comunque non è poco rilevante, che è un cappello e di sotto, quando si gira l'immagine, potete vedere che ha fatto anche lo spazio per poterlo mettere sopra la testa. Ha realizzato che è una foglia e di conseguenza ha fatto anche tutte le piccole scanalature. Ovviamente questa qua è una fesseria, ma voi pensate a tutte le applicazioni che potreste fare in ambito della moda, oppure anche dell'home decor. Potremmo anche realizzare tavoli, sedie, librerie, tutto quello che volete, soltanto avendo una stupida idea. Io vi invito a provare questo processo, non perché volete stampare per forza qualcosa, ma anche per divertimento. Cioè, ormai in 5 minuti voi potete fare quello che richiedevano ore a una persona. Quindi vi invito a essere creativi e vi invito a progettare anche per il futuro. Grazie per l'attenzione. Qual è la cosa più bella che ti è venuta fuori? Io ero appassionato di musica, tuttora suono, però non mi definisco più come musicista. E ho realizzato un paio di chitarre che personalmente trovo le cose più belle che ho fatto. Mi sono informato su come preparare la stampa, ovviamente da un punto di vista più tecnico, come sia le meccaniche, anche da un punto di vista un attimo di elettronica, ma sono tutte cose che una persona normale non dovrebbe sapere perché se ne dimentica. Ah, prego. Io trovo, sono appassionato di stampa 3D da quando è uscita. Ok. Soprattutto l'idea di poter mettere una stampante 3D su un'astronave mandata su Marte. L'hanno fatta nel 2014 con questa cosa, sopra l'ISS. Però nella pratica le stampanti commerciali hanno il problema di essere... No, perché ormai se uno spende piuttosto che 1.200 euro per una stampante che può stampare in fibra di carbonio, aggiunge 1.000 euro, può avere letteralmente stampanti di 1 metro quadro, che possono sia realizzare un singolo oggetto grande oppure realizzare 6 oggetti piccoli. Poi pure nello spazio, ovviamente, questa qua è tecnologia vecchia. Non utilizzano più principalmente queste qua, ma stampanti particolari che siano varianti della stampante a resina.